Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. Nella scorsa video guida abbiamo definito il form per le modifiche grafiche per il nostro footer. Abbiamo anche qui definito la possibilità di specificare un colore di sfondo. Abbiamo distinto il font size sia per il produttore che per le voci link, il font family per le nostre voci, poi abbiamo definito il colore e l'abbiamo distinto sia per il produttore che per le voci dei nostri link, e poi abbiamo come sempre definito il margine e il padding. Oggi invece, come promesso nella scorsa video guida, andiamo a inserire tutti i dati all'interno del nostro database e creare in automatico il file CSS integrativo. Per prima cosa quindi ci spostiamo in backend, amministrazioni, sezione personalizza layout, e definiamo una nuova azione che la chiamiamo form personalizza layout footer, e come descrizione gli diciamo form personalizza layout footer per la parte pubblica del sito. E poi ci spostiamo in amministra pulsanti, personalizza layout, e definiamo un nuovo pulsante che lo chiamiamo personalizza layout footer. Permette di salvare le modifiche grafiche apportate al footer. Azione di riferimento form personalizza layout footer, funzione da richiamare personalizza layout footer. Creiamo il file con la funzione per l'inserimento di dati, tipologia di pulsante con scritta e pagina per il redirect. Una volta effettuato l'inserimento di dati o la modifica, torniamo al layout footer. Quindi inseriamo il nostro pulsante, ci spostiamo in layout footer, includiamo come sempre il nostro pulsante e quindi cambieremo il nome dell'azione con form personalizza layout footer. Premiamo F5, perfetto, è stato inserito correttamente il nostro pulsante. Ora apriamo il file appena creato, quindi la funzione per l'inserimento dei dati, e come prima cosa recuperiamo i dati. Quindi pagina return dobbiamo definirla come sempre anche nella nostra pagina, e poi controlliamo che la nostra pagina stia inserendo correttamente tutti i dati. Quindi selezioniamo un colore di sfondo, il font size producer, il font size per i link, il font color, e analizziamo la pagina. Allora, è stato inserito correttamente il font size per tutti e due e il font color, manca in realtà il colore di sfondo. Infatti ci sta dando degli errori e ci dice che la funzione sta ricevendo un valore vuoto. Quindi la funzione set tag name richiamata da set color div. Quindi ci spostiamo nelle nostre funzioni. Allora, set color div id alpha, e in realtà qua stiamo chiamando la funzione set tag name senza controllare, come abbiamo fatto per le altre funzioni, se id alpha in realtà è vuota. Quindi if id alpha è diverso da stringa vuota, allora richiama anche la funzione set tag name. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, selezioniamo un colore di sfondo per il footer, analizziamo la pagina e come vedete ora sta inserendo correttamente anche il colore per il nostro div. Bene, quindi dicevamo che nella nostra funzione dobbiamo recuperare i dati, pagina return l'abbiamo impostato,
Poi, come in personalizza menu e in personalizza content, dobbiamo controllare che il margine e il padding non abbiano ricevuto un valore testuale, e quindi ci spostiamo nella funzione per la personalizzazione del content, ricopiamo le righe per quanto riguarda il margine e il padding, quindi i controlli, e modifichiamo la dicitura cont con footer, perché nella nostra pagina li abbiamo chiamati margin top footer e così via. Quindi modifica, cerca e sostituisci cont con footer. Perfetto. E se ovviamente i controlli vanno a buon fine, salvataggio in sessione dei dati non ne dobbiamo fare e possiamo procedere all'inserimento dei dati all'interno del database. Quindi ci spostiamo in phpMyAdmin, e definiamo una nuova tabella che la chiamiamo layout footer, che avrà un suo id layout footer, auto increment chiave primaria, avrà un suo colore di sfondo varchar 30, poi avrà il font size producer, il font size link, e poi aggiungiamo un altro paio di campi dove inseriamo il font family, che sarà uguale sia per il producer che per il link, come abbiamo visto nella precedente video guida. Non abbiamo distinto, non abbiamo dato la possibilità in questo caso di specificare un font differente, volendo si potrebbe anche fare. Comunque, poi specifichiamo il font color di producer, sempre varchar 30, io vado abbondanti con i dati, poi il font color link, e poi come sempre aggiungiamo anche il margin e il padding. Perfetto, quindi salviamo, la nostra tabella è stata definita e nel nostro file modifichiamo la query dicendogli insert into layout footer, ai campi colore sfondo, virgola, font size producer, font size link, font family, font color producer, font color link, e poi margin, padding e values. Quindi andiamo a capo, li passiamo tutti i nostri valori. Quindi per prima cosa inseriamo post color div footer, virgola, size font producer, virgola, size font indirizzo, dovremmo averla chiamata indirizzo, controlliamo, visto che ci siamo anche le voci,
Allora, color div footer, perfetto, size font producer, size font indirizzo, ok, poi color font producer e color font indirizzo, quindi color font producer, color font indirizzo, poi ci va il font family che si chiama, la prendiamo da, eccolo qua, family font di Cont, e qua ci va family font footer, e poi aggiungiamo, bugia, il font family, quindi colore sfondo, font size, ci va dopo font size di indirizzo il font family, quindi taglia e ci va qua, quindi font size producer, poi andiamo a capo, ok, e quindi dopo il colore per le nostre voci ci va il margine e il padding. E come per personalizza layout content definiremo margin e padding. Perfetto, la nostra query è pronta. Ora definiamo come per personalizza content le variabili margine e padding. Modifichiamo cont con footer. Ok. E poi, se l'inserimento va a buon fine, ovviamente ci selezioniamo il nostro layout. Quindi modifichiamo la query, select stellina from layout footer, e quindi se trovo un layout per il footer gli facciamo definire il file CSS. Quindi per prima cosa definiamo la directory e apriamo il file in scrittura directory pubblica css layout footer .css, e poi definiamo le direttive da dare all'interno del file CSS. Quindi per prima cosa, se il colore di sfondo è stato specificato, definiremo dvd footer background color, colore di sfondo, e andiamo a capo. Poi definiamo $text punto uguale e inseriamo le direttive per la nostra tabella, quindi dvd footer table id tabella footer aperta graffa, e poi gli diciamo $text punto uguale e chiudiamo la graffa, e al suo interno gli diciamo $text punto uguale e definiamo le righe per il margine e il padding, che saranno sicuramente specificate come direttive per la nostra tabella, e quindi gli diremo margin e padding row layout di margine e padding.
Quindi diamo le direttive alla nostra tabella e poi gli diciamo anche alla nostra tabella if row layout al campo font family è diverso da 0, allora diamo come direttiva alla nostra tabella che il font family deve essere uguale a row di font family. Quindi text.uguale a font family di font family. Perfetto, chiudiamo la nostra graffa e poi possiamo anche andare a capo. Bene, in questo modo abbiamo assegnato correttamente il colore di sfondo, il margine, il padding e il font family. Ora non ci resta che verificare le direttive per il produttore e quindi li possiamo dire if row layout al campo font size producer è diverso da stringa vuota, oppure row layout di color di font color producer è diverso da stringa vuota, quindi basti che una di queste due condizioni sia soddisfatta, apriamo nuovamente le graffe e al suo interno gli diciamo divd footer, quindi $text div id footer table id tabella footer td id producer, quindi la cella del produttore, aperta e chiusa graffa, e poi al suo interno gli diciamo if row layout al campo font size è diverso da stringa vuota, text font size due punti row layout al campo font size, e ulteriormente if font color producer è diverso da stringa vuota, color di font color producer, qua ci va font size di producer, non l'abbiamo aggiunto, quindi font size perfetto e color perfetto, e poi chiudiamo la nostra graffa e andiamo a capo. Bene, ora lo stesso facciamo anche con il font size link. Sì, font size link e font color link, quindi link, quindi div di footer table di tabella footer td non id producer ma td class indirizzo a, quindi il tag A al suo interno, e gli associamo le direttive, quindi row layout font size link, e qua ci va font size link e font color di link. Bene, come ultima ovviamente direttiva dobbiamo dirgli $write $file ed $close $file. Perfetto, quindi salviamo, quindi personalizziamo il nostro footer e gli impostiamo colore di sfondo, glielo impostiamo violetto,
poi li mettiamo il font size del producer a 18, il font size link a 19, poi selezioniamo un font family e li mettiamo quello per quanto riguarda il nostro testo, bene. Poi il colore delle voci del producer lo impostiamo un grigio chiaro. Ok, poi li mettiamo il font color dei link invece verdi. Poi come margine li diamo tutto a 0. In realtà non cambia nulla perché il margine del DVD footer è già settato di default a 0. E poi gli diamo il padding superiore a 15, inferiore a 15, il destro e il sinistro a 10. Perfetto, quindi personalizziamo il nostro footer. Come vedete siamo tornati nella nostra pagina, controlliamo che abbia inserito tutti i dati. Perfetto, quindi colore di sfondo, font size 18 e 19 e prima il font family, poi il font color per il producer, il font color per il link, margine tutto a 0, il padding top 15, right 10, bottom 15 e left 10. Perfetto, quindi apriamo il file CSS appena creato, quindi pubblica CSS, layout footer, e come vedete ha definito correttamente il DVD footer, gli ha assegnato il background color, DVD footer table, id tabella footer, gli ha assegnato il margine e il padding e il font family, e poi ha settato le direttive per il TD id producer col suo font size e il suo color, scusate, e poi lo stesso per le voci, quindi TD class indirizzo a font size e il suo colore. Bene, ora non ci resta che includere nel nostro file index.php anche il file CSS integrativo per il footer. Quindi cell file footer, e la nostra query sarà select stellina from layout footer. Perfetto, e ovviamente il file CSS sarà layout footer.css, quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete è stato aggiornato correttamente anche il layout per il nostro footer. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima videoguida andremo a completare anche la sezione per la personalizzazione del footer, definendo anche qui la modifica dei dati.